A me appare evidente che senza le feroci crisi che i grandi eventi scatenano, non sia possibile cambiare paradigma. Quel che appare catastrofico mostra esattamente il punto in cui ci troviamo, e cioè il nostro essere divorati ed esausti come terra bruciata, desertificata. Affamati di tempo, un tempo che non basta mai e che diventa la scusa per sottrarci alla vita stessa. Ci siamo distanziati da noi stessi ed abbiamo scoperto quanto siamo congelati, anestetizzati. La routine e le abitudini, al servizio dell'illusione di poter realizzare una vita sotto controllo, hanno addormentato i nostri sensi, ci hanno fatto credere di poter abitare in sicurezza il tempo. E la vita naturalmente ha smesso di ardere. Siamo stati travolti dagli eventi, siamo stati sconvolti dalle notizie ed abbiamo fatto affidamento alle parole perché ci aiutassero a capire, perché ci consolassero e rendessero possibile un minimo di distanza salvifica tra noi e la realtà terribile che stavamo vivendo. Ci siamo e ci hanno chiusi, ci siamo difesi e il nostro corpo si è paralizzato. Abbiamo cessato di sentire, proprio come quando da bambini la realtà era spaventosa e noi ci sentivamo impotenti. Poi però molti, ad un certo punto, ed ognuno al proprio, si sono sentiti toccati. E quando un dolore eccessivo o una paura immane ti tocca, generalmente rispondi con le tue consuete risposte, quelle che scattano come automatismi, e sono strategie di difesa consolidate ed efficaci, perché sono quelle che quando eri piccolo ti hanno salvato la pelle ed hanno protetto la tua mente dalla follia. Ti sei lasciato avvolgere dalla paura ed è stata talmente pervasiva da toglierti il respiro. Magari hai provato rabbia, ti sei indignato, hai individuato un nemico e ti ci sei scagliato contro, usando la lotta per sopravvivere o anche solo per sentirti vivo. Oppure, dopo aver attraversato una sola o entrambe queste fasi, hai cominciato a fare silenzio. Ti sei fermato ed hai accolto tutto. Hai provato ad osservarti e ti sei chiesto cosa volessi farci con tutto questo materiale emotivo così scomodo. La verità è che quando cessi la lotta e ti arrendi, quando scegli di restare nelle cose e di starti accanto, quando accorci la distanza da te, tu hai scelto la cura. Innanzitutto la cura del dolore che finora hai accuratamente evitato e gli hai dato accoglienza, lo hai ascoltato, dando voce a quelle fragilità che ti rendono umano. Hai abbracciato le parti frammentate, separate, ritornando all'indiviso che sei, nell'unico modo in cui puoi realizzare il ritorno a te, con calma e nella lentezza. Ma la cura è anche esercizio di attenzione, un'attenzione di sé che è il luogo in cui fanno incursione le visite della consapevolezza, quelle che aprono un varco nel sonno che solitamente dormiamo. Abbiamo tutti avuto la preziosa occasione di immergerci in noi. Abbiamo sperimentato una solitudine luminosa, quella in cui risparmiamo le parole, perché l'esperienza di sé è un'esperienza viva e traboccante e non ha bisogno di spiegazioni.
In questo silenzio e nella stabilità che solo la presenza può dare, la spinta della creazione ha potuto trovare espressione, poiché il talento, quello vero, si realizza solo nel contatto con se stessi e con il divino in noi. Un mistico portoghese ci racconta che Saint-Exupéry probabilmente scrisse Il Piccolo Principe in un letto d'ospedale, dopo aver ricevuto da un amico una scatola di acquerelli, e che, proprio nella solitudine di quel lungo ricovero, egli abbozzò la parabola del bambino viaggiatore innamorato della sua rosa. Lo studioso ci mostra come il dolore e la felicità siano strettamente interconnesse, così come pazienza e protesta, isolamento e creatività, poiché la notte più impervia e la leggerezza del riso, o viceversa, sono cucite con un identico filo. Possiamo rinascere, creare da uno spazio di autenticità e spargere nel mondo semi di bellezza. Possiamo farlo.